Ciao, sono Daniele Faccin, il realizzatore di questi strumenti che sono in monocorda. Questo è un primo video eh, con il quale darò una risposta a chi mi chiede l'origine di questo strumento. Poi a questo video ne seguiranno altri su varie domande che vi verranno poste. Potreste chiedere anche quello che volete sui post che farò su elevazione di frequenza, sui miei articoli, su elevazionedifrequenza.com e su monocorda.it. Sono i due blog in cui io scrivo quello che faccio su questi strumenti. Allora, veniamo alle origini di questo strumento. Per quanto se ne sa, questo strumento è attribuito a Pitagora, a quanto pare in modo erroneo, perché del monocorda si parla già come strumento applicato e governato dalla famiglia di Levi all'interno del tempio di Re Solomone. La famiglia di Levi era una famiglia importantissima appunto perché governava i suoni all'interno del tempio. I suoni già da allora erano considerati importantissimi e fondamentali nel generare emozioni, quindi guidare poi chi si occupava di preghiera all'interno di quella struttura. Poi è stato ripreso da Pitagora. Pitagora naturalmente, essendo persona intelligentissima e molto attenta sia alla geometria che alla matematica che ai suoni, che per lui erano esattamente la stessa cosa, ha capito che tendendo una corda e attraverso due ponticelli in una struttura simile a questa ma con un'unica corda e dividendola a metà avremmo avuto un rapporto 2 a 1 e quindi il suono generato sarebbe salito di un'ottava. Se l'avessimo diviso in 3 avrebbe avuto un rapporto di 3 a 1 e saremmo andati ancora più su. E quindi si capiva già che si potevano creare degli intervalli, quindi intervalli molto importanti come i 2 terzi, tantissimi intervalli con cui noi veramente possiamo creare armonie e armonie che poi vanno a creare emozioni. Che cosa dire? Monocorda. Pitagora diceva anche, scusate, che il monocorda poteva essere paragonato all'universo, perché l'universo per lui era qualcosa che vibrava attraverso una corda che veniva attaccata alla terra e finiva nel cielo. Tutto questo creava un'armonia. Poi nei secoli, e non si sa bene chi, come e perché, ha poi pensato di creare uno strumento come questo mettendo più corde in una cassa armonica. Accordandole alla stessa frequenza, queste corde generano degli armonici che potete magari sentire adesso. E fin da subito si è capito che attraverso questi armonici si poteva fare molto. Dal mio punto di vista si può parlare di generare emozioni appunto nei gruppi o nei singoli che vengono sottoposti a questo tipo di suono, chiaramente accordando a frequenze che per me sono sensate, come ad esempio il 432 Hz di come frequenza d'accordo, o soprattutto il 528 che io porto avanti come campo di miei interessi e come applicazione dell'accordo di questi strumenti. È uno strumento piuttosto semplice alla vista perché è costruito da una cassa armonica, una tavola armonica, delle corde che sono attaccate a un chiodo e regolate attraverso un piolo o una caviglia, come si possa chiamare. Ed è anche la potenza di questo strumento, perché è uno strumento accordabile. Il monocorda fondamentalmente e diversamente da altri strumenti armonici, faccio il classico esempio della campana tibetana, ha la particolarità di essere accordabile, quindi vuol dire che io lo posso suonare così o azionando e accordando lo strumento in modo diverso attraverso le caviglie potrò generare altri suoni, oppure potrei generare addirittura accordi intervallando le corde ad esempio a 2 e quindi generando magari un accordo di quinta, cosa che non è possibile fare con altri singoli strumenti.
ma la potenza è anche molto, molto visibile attraverso uno spettrometro, perché il range di influenza di un monocorda è estremamente vasto e va dall'inudibile nel basso all'inudibile in alto, ma che sia inudibile per le nostre orecchie è anche poco interessante, perché il nostro corpo sente tutte queste vibrazioni. E come dico spesso, la cimatica dimostra che quando la materia, e il nostro corpo è pura materia, viene stimolata da suoni in generale, quindi per il corpo non fa molta importanza se questi suoni sono armonici o disarmonici, la materia comincia a muoversi in un certo modo, quindi se i suoni sono armonici, la materia si dispone in modo molto ordinato, mentre se il suono è disarmonico, il nostro corpo e la materia, quindi, che viene stimolata, si dispone in modo assolutamente disarmonico. Quindi da qui è l'enorme potenza, si evidenzia l'enorme potenza del suono, assolutamente. E quindi uno strumento come questo che che appunto è accordabile fin dalla notte di tempi, si è capito che i suoni avrebbero avuto questa valenza ed è stato considerato fino da allora uno degli strumenti importanti all'interno di strutture come il Tempio, è chiaro che siamo davanti a qualcosa che ha una grossa valenza.